Saluto tutti, vi ringrazio per essere presenti a questo settimo appuntamento con i seminari del progetto Biodiversity dal titolo Rete Natura 2000, Sistemi agrozootecnici e biodiversità. È un percorso che si sta articolando sempre più nel dettaglio. Oggi abbiamo con noi il professor Zandi Giacomo e adesso passo subito la parola al professor Bovalenta per una presentazione del relatore e dell'intervento di oggi. Una cosa, ricordo a tutti gli agronomi e forestali che avessero necessità del riconoscimento dei crediti di scriverlo nella chat, come ho visto che già molti di voi hanno cominciato a fare. In questa maniera ci segniamo i vostri nomi e poi il vostro ordine vi riconoscerà appunto per l'appunto i crediti. Bene, a te Stefano. Grazie dottoressa Stravisi e anche a quanti hanno voluto partecipare a questo settimo incontro. Vedo che siete tanti, evidentemente il tema, ma dicevamo prima anche il relatore, hanno attratto parecchi, siamo oltre 60, parecchi partecipanti. Come da programma oggi il tema è quello delle api domestiche, degli impollinatori selvatici, dei loro rapporti e dell'importanza dell'ambiente e del livello di biodiversità che li circonda, anche in relazione a quel servizio ecosistemico di regolazione che è l'impollinazione, di cui abbiamo parlato in generale e in particolare, così importante anche per le produzioni agrarie. Il relatore è il professor Pietro Zandi Giacomo, docente e stimato collega del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Ateneo Udinese, che abbiamo coinvolto in questo incontro in quanto esperto entomologo estremamente qualificato per parlarci di questo tema. Il professor Zandi Giacomo, infatti, socio della Società Entomologica Italiana, è autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche riguardanti vari temi, ma ho provato a fare un riassunto: la biologia di insetti e di acari, di coltura arborea erbacea, ha svolto studi riguardanti le strategie di lotta biologica integrata. Altre importanti ricerche che ci riguardano e lo riguardano sono proprio l'attività di insetti pronubi selvatici in aree agrarie e naturali. Scusami Pietro se ho riassunto la tua la tua lunga e intensa attività in così poche parole. Aggiungo però che il professor Zandi Giacomo svolge anche un'apprezzabile attività di divulgazione sul territorio, quella che noi chiamiamo qua l'Università Terza Missione, oltre alla didattica e alla ricerca, spesso trascurata, colpevolmente trascurata, e che si concretizza nella partecipazione ad eventi regionali, consulenze editoriali, in diverse riviste di taglio divulgativo, interventi formativi orientanti, ogni tanto ci troviamo nelle scuole e molto altro ancora. Ringrazio quindi veramente sentitamente il professor Zandi Giacomo del suo impegno e della sua disponibilità nei nostri confronti. A te la parola, Pietro. Grazie per le tue gentili parole e veniamo subito all'argomento di oggi: api domestiche, impollinatori selvatici e biodiversità. Ecco, per quanto riguarda le api domestiche, sono state già trattate e verranno ancora trattate più avanti in altri eventi, quindi io non mi dilungherò. Invece la cosa più importante per me, perché poco trattata nei vari eventi di questo gruppo di lezioni, di interventi, è quella sugli impollinatori selvatici, che a me sta piuttosto a cuore. Io non mi sono mai occupato delle api, insomma, delle api domestiche, delle api smellifera, no? Non sono apicoltore io. Anzi, come tu dicevi, io sono piuttosto un entomologo agrario. Beh, ma in mezzo alle cose, alle attività degli entomologi agrari c'è anche quella dello studio eventualmente degli impollinatori, in quanto componente importantissima degli agroecosistemi. Allora, oggi parlerò di 4 argomenti, gli ultimi 2 sono piuttosto così limitati,
Invece allora volevo intervenire per quanto riguarda gli impollinatori e altri, li ho chiamati visitors dei fiori, perché sui fiori non ci vanno solo api, apoidei selvatici, ma vanno anche altri animaletti, vedremo che ruolo possono avere. Poi di biodiversità parleremo appunto dell'ape domestica e degli altri apoidei, quali sono, come si studiano, quanti ce n'è, eccetera. Poi appunto due argomenti così secondari, quello degli hotel per apoidei, che è molto di moda, ma ho aggiunto, per completare l'argomento siti di nidificazione, anche quali sono altri siti importanti per gli apoidei e in questo caso quelli che sono importanti negli ambienti naturali, no? E non quelli artificiali fatti con gli hotel. Ora vediamo appunto chi sono gli impollinatori e chi sono gli altri visitatori dei fiori. Ecco. E quindi ci sono, io ho messo tre categorie, no, di insetti, di animali, insomma, perché ci sono anche dei ragni che vanno sui fiori. I cosiddetti pronubi in senso stretto, quindi veri impollinatori, quindi che operano l'impollinazione, quindi spostano polline da un fiore all'altro senza interferire con lo sviluppo dei semi e quindi senza andare a distruggere o a in qualche modo rovinare gli apparati, le antere quindi, come si chiamano, cioè gli apparati riproduttivi del fiore, ma poi ci sono anche tanti insetti antofagi, no? Che vanno sui fiori perché vanno a mangiucchiarli, vanno a eroderli perché sono tessuti molto teneri e questi animaletti spesso hanno degli apparati boccali poco robusti, quindi vanno lì perché è un sito dove possono trovare molto da mangiare, in questo caso possono essere anche in qualche modo dannosi per i fiori, e dopo altri insetti che vanno sui fiori perché di solito tendono agguati ai veri pronubi. E le vedremo così nel dettaglio, almeno alcuni gruppi. Ecco. Quindi se parliamo di api, di polline veri e propri, ovviamente al primo posto ci mettiamo l'apis mellifera, no? E qua vediamo delle api che vanno a raccogliere nettare, no? Ma anche vediamo che hanno le cestelle con il polline e quindi hanno raccolto anche il polline, quindi andando da un fiore all'altro hanno eseguito la loro opera, no? di impollinazione, importantissimi sia per piante coltivate, ma poi anche per piante selvatiche. Anche se le api non vanno su tutti i fiori, no? Perché alcuni sono preferiti, altri meno. Per esempio, i fiori che hanno un calice, no, profondo, no? Le api non ci vanno perché la loro lingua, no, la ligula, non è così lunga per arrivare in fondo a raccogliere il nettare. Quindi c'è bisogno di altri, no? Impollinatori, per esempio i bombi, che hanno, non tutti ovviamente, ma alcuni hanno la lingua veramente molto lunga. Oppure le api non vanno su piccoli fiori dove ricavano poco, mentre sui piccoli fiori ci vanno gli apoidei selvatici, quelli più piccoli. Ecco, poi tutti conosceranno i bombi, no? Ecco, questi grossi apoidei, sempre parenti stretti dell'ape, e lì abbiamo il Bombus terrestris, quello che ha l'estremità dell'addome bello bianco, ha fasce nere, nere, arancione, gialle e bianche appunto, oppure il Bombus pasquorum sotto, sono due delle specie più presenti nei nostri ambienti agrari. Ecco, questi per fortuna ci sono, ma diciamo che altre specie di bombi, che pur un tempo presenti nei nostri ambienti agrari, adesso sono o scomparsi o sono rarissimi. Queste due specie qua per fortuna tengono ancora botta in qualche modo. E anche i bombi, vedete, raccolgono il polline, no? Nelle cestelle sulle zampe posteriori. Ma poi ci sono anche altre bestioline che fanno l'impollinazione, per esempio le antofore, come questa. Ecco, una volta erano incluse in una famiglia a sé stante, gli antoforidi, adesso le hanno incluse negli apidi, e vedete che ligula lunghissima hanno, no? Quindi questi possono andare proprio a raccogliere nettare
nei calici dei fiori più profondi, no? Quindi ecco una specializzazione tipica di questo gruppo, no? Poi qua a destra abbiamo l'Anthopora plumipes, ecco, e si capisce subito perché ha i pes, che sono le zampe, plumi con le piume, e quindi con queste zampe anteriori, vedete, con lunghe setole. Ecco, quindi è una delle caratteristiche che ci permette abbastanza facilmente di identificare questa specie. Ecco, poi forse qualcuno di voi avrà visto anche le grosse Xylocope, no? Quelle che fanno i nidi dentro il legno o dentro le canne. O trovano la canna col buco già preparato, oppure se lo scavano all'interno di qualche legno deperiente, per esempio materiali legnosi cariati. E queste sono bellissime bestie. Ecco. Ma ci sono poi anche altri impollinatori veri e propri, no? Come queste Andrena flavipes, questo è uno dei più comuni nei nostri ambienti. Poi vedremo, e fa parte di un'altra famiglia ancora, che è quella degli andrenidi. Sono piccole api, insomma. Come sono piccole, ma neanche tanto, sono un'altra famiglia importante, quella degli alictidi. Qua vediamo l'Alictus scabiose a sinistra, che può essere le femmine possono essere grandi tanto quanto un'ape proprio, e poi invece a destra il maschio con l'addome molto molto allungato, no? Questi sono abbastanza comuni nei nostri ambienti agrari, ecco, e quindi però fanno parte di un'altra famiglia. Così come un'altra specie di impollinatore, qua vediamo nella foto con la freccia, no? L'indicazione di questa, si chiama scopa, o comunque struttura fatta apposta per raccogliere il polline, e questo viene raccolto appunto in mezzo a questi peli sulla parte ventrale dell'addome, no? Tutta una serie di setole che sono in grado di raccogliere il polline e che poi viene portato nei nidi. E questa è un'aosmia, una famosa, abbastanza comuni, quindi però un'altra famiglia. Sempre nei megachilidi, magari qualcuno di voi avrà visto questi grossi Antidium, perché in effetti esistono quelli proprio belli grossi da 2 centimetri, ma poi ci sono anche quelli piccolini che forse non raggiungono neanche 5-6 millimetri di lunghezza. Anche questi sono veramente molto belli, no? Con queste fasce, no, gialle sui lati dell'addome. Ecco, questi noi li consideriamo dei veri e propri impollinatori. Questi non vanno in qualche modo con il loro apparato boccale a distruggere, rovinare gli organi fiorali, ma vanno solo a raccogliere polline o nettare senza disturbare il fiore. Ecco, questo qua, ci sono anche, questo qua non doveva essere qui, vabbè, non importa. Allora vediamo qua. Poi ci sono anche altri insetti che noi chiamiamo sempre pronubi, come questi ditterisirfidi. Ecco, anche questi hanno un apparato boccale particolare che permette loro di succhiare il nettare e anche in qualche modo di prelevare il polline senza però disturbare il fiore, no? E quindi anche questi li consideriamo dei veri impollinatori. Ecco, sono decine e decine di specie. Qua ne vediamo alcuni per capire che fanno finta spesso di essere api o vespe, no? Per difendersi da alcuni nemici. Ecco, anche questi comunque sono veramente interessanti, anche perché poi, come allo stadio larvale, la gran parte di questi sono predatori, no? Hanno larve predatrici di api, quindi di pidocchi delle piante, quindi fanno un duplice lavoro interessante, no? Nel campo anche agrario in qualche modo, no? Impollinatori anche in qualche modo fanno lotta biologica naturale nei confronti dei pidocchi delle piante, degli afidi. Ecco, poi ci sono una serie veramente incredibile, abbastanza lunga, di lepidotteri, ecco, come queste farfalle, questi papilionidi. Anche questi hanno una spirotromba, quindi possono solo succhiare nettare e non vanno a distruggere o rovinare il fiore. E quindi andando poi di fiore in fiore, in qualche modo, poi essendo anche molti di questi sono piuttosto grandi, possono portare in giro anche il polline.
Qua abbiamo la famiglia dei papilionidi, no? Il macaone e il podalirio. Qua abbiamo un'altra famiglia, quella dei pieridi, qua una cavolaia, pieris e un antocaris, belle bestie, tipiche dei nostri ambienti naturali, prati. Poi le vanesse, quindi dei ninfalidi, un'altra famiglia ancora. Ecco, la Vanessa Cardoi poi è famosa perché fa anche lunghe migrazioni di centinaia e centinaia di chilometri. Ogni tanto arriva anche qua da noi, arrivano popolazioni dal sud, no? È successo alcuni anni fa, che per giorni e giorni sono passati per il Friuli migliaia e migliaia di esemplari che andava verso nord, e questi vanno sui fiori, appunto, e poi tutte le licene, molto belle, le Cinafleas, il Poliomatus, ecco, tutte farfalline diurne questi qua, no? Sono tutti quindi quelli che noi chiamiamo lepidotteri ropaloceri o diurni, quelli colorati. E per ultimi questi esperidi, no? Queste farfalline bellissime, anche queste, che hanno un volo rapidissimo. Ecco, allora anche questi sono insetti impollinatori veri e propri. Ecco, teniamo conto che, come parlerò dopo di specie di api apoidei di lista rossa, ci sono attualmente diverse specie di lepidotteri come questi messi in lista rossa, quindi a rischio di estinzione perlomeno locale. E poi ci sono invece gli insetti antofagi, quelli che vanno a mangiare tessuti fiorali. Ecco, per esempio molto frequenti sono questi coleotteri ed emeridi, no? O verdi o marroncini, no? Qua sono rappresentati dei maschi perché hanno questi femori posteriori belli grossi cicciotti. Ecco, questi sì, sono belli da vedere, ma diciamo così, in qualche modo il fiore ne può risentire. Così come può risentire il fiore quando ci sono altri coleotteri, perché questi hanno l'apparato vocale masticatore, no? Quindi rosicchiano. Rosicchiano fiori, tessuti vari dei fiori, no? Quindi cerambicidi. Oppure vespe, anche quelle, no? Sono in grado, sì, qualche volta anche di succhiare il nettare, ma anche di erodere appunto il fiore, parti del fiore, così come certi imenotteri sfecidi lì a destra. Poi ci sono, volendo, anche le formiche che si raccolgono nettare o polline dai fiori, ma in qualche modo non assicurano sicuramente l'impollinazione incrociata, perché appunto sono molto più stanziali, no? Non hanno ali, non vanno di fiore in fiore questi, e tante volte rosicchiano anche loro, rosicchiano i tessuti fiorali. Ecco. Poi ci sono un'altra categoria che vi dicevo, quella di certi insetti che vanno sui fiori, possono anche in qualche modo succhiare magari del nettare, ma sono lì ad aspettare che arrivino i veri e propri impollinatori, i pronubi. In questo caso qua sono dei ditteri bellissimi, conopidi, ecco, che stanno aspettando che arrivi un vero apoideo, in qualche modo lo assalgono, e vedete lì a destra, nella foto di destra, è una femmina e all'estremità dell'addome c'ha come una sorta di pinza, non so se si vede, no? In fondo l'addome. Con quella pinza prende l'addome della vittima e con l'ovopositore, che è lì in prossimità della pinza, rifila un uovo all'interno del corpo del povero pronubo vero, no? Quindi di solito un apoideo. E quindi questa bestia qua funge da parassitoide. Ecco, quindi i fiori attraggono un sacco di animali, ma anche chi approfitta appunto dei fiori, appunto perché lì arrivano i pronubi e questi animali li assalgono. Ecco, ci ho messo anche questi ragni, questi bellissimi ragni granchio, quelli che hanno le zampe anteriori piuttosto grandi rispetto a quelle posteriori, che tipicamente stanno sui fiori attendendo appunto i pronubi. No? Qua vediamo un tomiside lì che ha aggredito un'ape, quindi una bestia anche più grande di lui, e l'altro tomiside, quello lì di destra, che si chiama anche ragno Napoleone, perché ha quella macchia nera sull'addome che sembra quasi il cappello di Napoleone, che ha preso un'andrena. Ecco, questi hanno dei cheliceri molto robusti, con un veleno paralizzante, per cui quando arriva il pronobo lo azzannano e gli rifilano il veleno e quello rimane paralizzato all'istante.
se no non potrebbero prenderlo, insomma. Bene, quindi fiori sì, pronubi sì, ma anche tanti altri animaletti che proprio pronubi magari non sono. In ogni caso, più veri pronubi abbiamo nei nostri ambienti e meglio è per tutti, no? Per tutte le piante, sia coltivate sia selvatiche, no? Per l'impollinazione incrociata. E passiamo all'altro discorso, quello della biodiversità, no? Dell'ape domestica e degli altri apoidei. Ecco, qua me la cavo per quanto riguarda l'ape domestica, l'apis mellifera, me la cavo con poco, nel senso che a noi può interessare quella che è la biodiversità genetica all'interno della specie, quindi intraspecifica, perché nei nostri ambienti qua del Friuli, per esempio, noi abbiamo due tipi estremi di api, ovvero l'apis mellifera ligustica, o l'ape chiamata anche l'ape bionda o comunque ape italiana, che ha come centro di selezione l'Emilia Romagna, quindi i nostri apicoltori qualche volta acquistano regine appunto pure di ligustica dall'Emilia Romagna, oppure vediamo a destra un'ape molto più scura, un po' più piccolina, che è l'apis mellifera carnica, no? E quindi un'ape che ha come centri, diciamo così, di selezione o l'Austria o la Slovenia, anche se in realtà carnica starebbe per carniolica e quindi come origine è l'alta Slovenia, la parte alta della Slovenia. Ecco, quindi ci sono apicoltori, specialmente di montagna, che preferiscono questa ape carnica perché è più resistente ai freddi invernali, per esempio, ma oppure stranamente ultimamente abbiamo anche un centro particolare qua da noi, un'associazione per l'ape carnica, e quindi che ha il suo centro di moltiplicazione di questa ape qua in Friuli, in Val Torre, no? Quindi un centro, un'area ben delimitata dove non c'è apporto di api di altro tipo. E quindi uno sceglie, qualcuno può scegliere l'ape ligustica, qualcuno può scegliere l'ape carnica. La gran parte dei nostri apicoltori in realtà non sceglie né l'una né l'altra, ma utilizza l'ecotipo locale, che non è altro che un ibrido fra le due sottospecie. E poi non fa altro che moltiplicare cioè ottenere nuove regine dalle alveari, no, dalle colonie, quelle che sono risultate più produttive e con api più mansuete. Quindi c'è chi vuole scegliere, chi sceglie api così targate ligustica o targate carnica, oppure quelli che invece mantengono l'ecotipo locale, che teoricamente forse è anche più adatto ai nostri ambienti. Ecco, cominciamo poi a dare, e quindi questo per l'ape, ma poi ci sono tutti gli altri apoidei, no? Tutte che abbiamo visto prima, un po' di figure, no? Di foto di tanti apoidei, no? Tutte quelle api simili all'ape domestica. Ebbene, qua a questo punto non parliamo più di biodiversità genetica o diversità genetica, ma parliamo di ricchezza di specie, un altro aspetto riguardante la biodiversità. Quante specie ci sono? Ecco, quindi qua teoricamente non pensiamo eventualmente alle sottospecie all'interno della specie. E un po' di numeri, eccoli qua. Ecco, quanti apoidei ci sono nel mondo? Ecco, circa 20.000, quindi tanti. Ecco, quanti ce n'è in Europa? Ecco, qua in Europa, attenzione, questi due numeri che vi do, quello di Nieto e quello di Rasmont, riguardano proprio le specie, quindi senza tener conto delle sottospecie. Quindi 1965 oppure 2051 più recentemente. Quindi ce n'è abbastanza, insomma. Quindi l'Europa, no, che ha circa il 7% delle terre emerse, no, permette la sopravvivenza del 10% della fauna totale degli apoidei. Quindi c'è una bella ricchezza di specie, una bella così, biodiversità, insomma, nonostante il territorio non sia così vasto. Ecco, qua allora parliamo di specie, perché
Il problema, lo vedremo dopo, è quello di considerare le specie o eventualmente anche le sottospecie. Ecco. Se andiamo a guardare un attimo la distribuzione delle specie, no? Di quante specie ci sono di apoidei nei vari territori europei, vediamo che la regione mediterranea, quindi dalla Spagna all'Italia, al sud della Francia, alla Grecia, no? Sono le regioni con colore più scuro, quelle che hanno un numero maggiore di specie. Vediamo il numero più scuro, vediamo che c'è, vedete, lo vediamo anche nel nostro Friuli. Qui, se guardiamo poi la didascalia, lì parla 556, 730 specie, ma qua sono sicuramente sottostimate, attenzione. Ecco, la cosa forse un po' particolare è che vediamo, no, nei Balcani, no, una gran parte dei Balcani colori chiari, ma sotto vediamo la Grecia, vedete, scurissima, no? Ecco, e uno dirà, ma com'è sta storia? Perché la Grecia sì e non so, l'Albania no, che sono attaccate, no? Ecco, tutto è tutto legato al fatto che dipende dagli studi che sono stati fatti. E sappiamo che, per esempio, negli anni passati in Grecia, la Grecia ha messo in piedi uno studio molto vasto sugli apoidei e quindi hanno trovato di tutto, no? Ha trovato una quantità incredibile di specie. Se guardiamo la nostra Sardegna, no? Lì, e anche la Corsica, è un colore piuttosto chiaro, ma non perché in realtà non ci siano gli apoidei, o ce ne sia pochi, ma perché non ci sono gli entomologi che hanno raccolto le specie. Ecco, un recente lavoro fatto in Sardegna, la Sardegna, senza andare a cercare chissà quanto, senza non so, uno studio così approfondito di ricercare da tutte le parti delle specie, ha fatto sì che hanno trovato una quarantina di nuove specie per la Sardegna, no? Così con niente, le avevano già in casa ma nessuno le aveva mai identificate, e in più hanno trovato anche una specie nuova per l'Italia. Quindi in molti casi basta cercare, basta avere dei tecnici e delle persone che sono in grado di identificare questi animali e il numero poi aumenta sicuramente. Ecco. Se poi andiamo a guardare anche gli endemismi, ecco, vediamo che anche qua i colori più scuri sono quelli, no, riguardanti il sud dell'Europa, no? Va d'accordo con il precedente, in qualche modo, quello che riguarda invece la ricchezza di specie. Gli endemismi, cioè quelle specie che hanno un areale molto, molto limitato e non sono così diffusi su aree molto vaste. Ecco. Detto questo però, chi si è occupato anche di apoidei è riuscito a fare anche una red list, una lista delle specie a rischio, e vediamo che una buona quota di apoidei selvatici sono a rischio, no? Il rischio critico, danneggiati, vulnerabili, eccetera. E fra questi, purtroppo, i bombi, no? Un quarto dei bombi sono minacciati. E questo è, come vi dicevo forse prima, no? Anche nei nostri ambienti i bombi stanno sparendo. Resistono alcune specie, ma altre diventano rarissime oppure non si trovano più. No? Quindi non è che siano estinti, ma sono in assoluto, ma sono estinti localmente. No? Quindi il 25% è mica uno scherzo. E tenendo presente che molti vivono in ambienti molto naturali, per esempio ambienti montani, vuol dire che, e quelli non sono a rischio, in teoria, salvo per i cambiamenti climatici, ecco, vuol dire che negli ambienti di pianura, ecco, le specie a rischio sono tantissime, altro che 25, saranno più del 50. Ecco. Se andiamo a guardare in questa tabella qua, vediamo appunto quante sono le specie, no? In pericolo critico, danneggiate o vulnerabili, eccetera, no? Sono diverse, decine, no? Quindi comprese purtroppo anche le specie endemiche, quindi quelle che hanno una diffusione piuttosto limitata. Ecco. Chi ha fatto questa red list è un gruppo di
di studiosi europei, fra i quali, le vediamo lì al centro, no, nel cerchietto giallo, c'è il dottor Marino 40, che è quello che attualmente conduce il capo dello staff, diciamo così, del CREA di Bologna, che sta conducendo un lavoro molto importante, e ve ne parlerò dopo, per quanto riguarda il censimento degli apoidei selvatici in tutta Italia. Bene, quanti ce n'è in Italia allora? E anche qua la cosa diventa un po' più complicata, nel senso che, come vi dicevo, gli studi non sono ancora così avanti, cioè ancora, è perché è un lavoro non è così facile. E allora qua vi ho messo specie e taxa, perché qualche volta sono considerate solo le specie, qualche volta sono considerate anche le sottospecie. Quindi se una specie ha 2 sottospecie, allora sì, c'è 2. Boh. Allora Pagliano, che nel 95, che ha fatto la prima checklist di Torino, ha censito 944 taxa, diciamo così. Poi 40 nel 2011, in un rapporto non pubblicato, è arrivato a 987. Ecco, successivamente in un sito web di Comba che mette insieme tutti i dati, anche se non criticamente sbagliati, arrivato nel 15 a 1120 e poi nel 22, quest'anno, è arrivato a 1162. Ma qua sono comprese anche le sottospecie in qualche modo. Ecco, quindi siamo più di 1000, insomma, no? 1100 forse, almeno. Ma ogni tanto vengono fuori anche specie nuove, anche perché molto spesso certe sottospecie vengono poi elevate al rango di specie, no? E quindi non ci sono 2 sottospecie, ma alla fine ci sono due specie proprio. Quindi la cosa è ancora in lavorazione, no? In progress. Vediamo perché non va adesso. Ecco. Bene, quindi siamo più di 1000, insomma, 1100 specie circa, no? Intorno ai 1100. Diamo altri numeri qua. E allora, quante famiglie e quanti generi ci sono di apoidei in Italia? Ecco, questo è una delle ultime così, studi che ci dicono appunto quali sono le famiglie e le specie. Ora vediamo che ci sono 6 famiglie, un tempo gli antoforidi erano messi in una famiglia a sé stante, poi li hanno inseriti negli apidi e alla fine ci sono 58 generi, no? Quindi tanti, quindi vuol dire che c'è anche dal punto di vista così morfologico, tassonomico, c'è una bella complicazione. Quindi non è facile. Ecco qua, giusto per far capire quanti generi ci sono, no? Qua ci sono alcune famiglie con tutti i generi attualmente considerati buoni, validi. No? Quindi vedete, ce n'è veramente tanti, no? Per cui non è facile gestirli. Ecco qua, appunto, per gli apidi, vedete, è veramente tantissimi. Qua sono messi in ordine alfabetico, no? Ma capis. Ma capis, non so perché. Niente, o l'ho persa. Boh. A questo punto, no, abbiamo detto che sono circa più di 20.000 nel mondo, circa 2.000, poco più di 2.000 in Europa, poco più di 1.000 in Italia. Vediamo quanti ce n'è in Friuli. Quanti ce n'è? Però questa ovviamente è una stima. Già la volta scorsa il professor Nazzi ne aveva parlato, no, di quanti potevano essere. Bene, non sappiamo ancora quanti sono perché nessuno ha fatto ancora la checklist, no? La lista delle specie, ma verrà fatta prima o dopo, perché ci stiamo lavorando. Bene, allora, tenuto conto di che cosa? Di dati storici, no? Quindi di lavori anche datati, no? In particolare mi piace ricordare i lavori di Eduard Greffe, no? Che era un triestino,
che ha raccolto fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento quantità industriali di insetti, quelli che lui chiamava o di Trieste oppure del Küstenland, perché Trieste faceva parte, no, della regione della costa dell'Austria. Ecco. E che era in contatto con i principali entomologi dell'epoca, ecco, e ha raccolto quantità industriali e anche pubblicato. Poi alcune famiglie sono state studiate recentemente qua da UniUd, quindi da noi, e anche da aree limitrofe al Friuli, quindi l'Istria, il Triestino, quindi il Carso, poi il Prealpi Giulie e Alpi Giulie della Slovenia, dove ci sono specie che probabilmente ci sono anche da noi. Ecco. Poi, tenendo conto anche della distribuzione della ricchezza di specie che abbiamo visto prima, ecco, noi possiamo stimare sicuramente che il numero di taxa è compreso fra 700 e 800 per il Friuli. Quindi sicuramente ci sono almeno 700 specie e magari qualcosa di più se contempliamo anche le sottospecie. Ma che qua in realtà non ce n'è tantissime di sottospecie, perché il territorio è piccolo, no? Quindi nel nostro territorio ci sono o una delle sottospecie riguardanti una certa specie, no? Quindi diciamo che siamo lì fra i 700 e gli 800, no? Arriveremo a quei numeri lì. Ecco, quando vi dicevo prima, no, di questo benedetto Edoardo, lui si chiamava Edward o Edoardo, Graeffe, no, dipende un po' da se scriveva in italiano o in tedesco. Ecco, abbiamo negli anni 1890, 95 e 1902 nell'ordine questi tre lavori importantissimi, no? Le Apide intorno di Trieste, aggiunta alle api, e poi di Apide in Fauna des Österreichischen Küstenlandes, no? Quindi dell'area della costa. E dovremmo aggiungere, volendo, anche uno dei lavori bellissimi di Schletterer, che invece era un altro studioso, però ha lavorato nell'Istria, quindi Pola, Istria, ma arrivava anche a Trieste lui, dipende un po', anche questo ha fatto dei lavori eccezionali. Poi c'è stato un periodo per 80 anni, nessuno ha fatto niente, poi si è ricominciato. Ecco, si è ricominciato, no? Con questi, per esempio, questi tre lavori che vi faccio vedere, dove sono stati veramente presi in considerazione dati di raccolte specifiche e dati così di tipo bibliografico o di collezione. Ecco, quindi questo primo lavoro ha riguardato in particolare la famiglia dei colletidi, di piccoli animaletti, di piccoli apidi, qua sempre su Gortania, no? Il museo di Udine, oppure sugli apidi, no? Oppure il terzo che abbiamo fatto è quello sugli andrenidi, no? Ecco, e adesso stiamo lavorando, penso che nel giro di 6 mesi arriveremo a mettere in piedi la quarta famiglia, no? Quella degli alichidi, che è una bella famiglia grossa. E qua riassumiamo tutti i dati, no, che ci sono per quanto riguarda questi apoidei. Quindi anche tenuto conto, no, di quante specie abbiamo in queste famiglie rispetto a quelle italiane, allora il conto è sempre lì, no? Siamo sul 60-70%, no, del totale degli italiani. Ecco. E quindi prima o dopo arriveremo a sapere anche quanti ce n'è in Friuli. Bene. Ma vi dicevo che si sta studiando attualmente, che ora è? Sì? Si sta studiando, no, anche le api le selvatiche a livello nazionale con un progetto che si chiama BNet, che è, per quanto riguarda il team delle api selvatiche, vedete c'è sempre Marino 40, il primo, lì nel cerchietto blu, e poi sotto per i Friuli c'è la dottoressa Elena Carnius, no? E poi altre regioni. E questi stanno facendo un lavoro, sì, si sta facendo un lavoro mai fatto prima di raccolta sistematica in quanti posti? In 11 regioni italiane, in ogni regione ci sono almeno 2 aree, no? Quindi in tutto sono 24 località, almeno 2 aree,
una ad agricoltura intensiva e un'area seminaturale. Ma la cosa nuova, veramente, che fa fare un passo in avanti in questo settore, è quello che la identificazione viene fatta sia su base morfologica standard, quella classica, ma sia su base genetica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni animaletto raccolto, con certi criteri, viene preparato, no? Sullo spillo come al solito, e dopo viene messo tutti i cartellini che servono, e poi stacchiamo una zampa posteriore, viene messa a parte e su quella verrà fatta l'analisi genetica, perché ormai si va avanti così. No? È l'unico modo per essere sicuri, no? Della identificazione. Quindi questo lavoro non è mai stato fatto ancora, e quindi avremo delle identificazioni sicure al 100%, mentre adesso qualche volta sono sicure al 90-95%, no? Oppure sono anche sbagliate, no? Dipende poi, perché tante volte l'esemplare è sporco, è mal preparato, per esempio è stato bagnato in qualche modo, tutti i peli si sono tutti accartocciati addosso all'insetto, che non permette di vedere sotto, quindi ci sono diversi problemi anche pratici, ma invece con la genetica no. Ecco, vi dicevo che non è così semplice identificare queste bestie, no? Però perché c'è una nomenclatura scientifica che ancora non è stabilizzata. Pensate, ci sono casi di certe specie hanno, non so, 2, 3, 4 sinonimi, no? Ma alcune specie di sinonimi ne hanno 15-20, per esempio. Quindi molto complicata la cosa. Mancano per l'Italia le chiavi dicotomiche, no? Aggiornate, complete. Abbiamo chiavi dicotomiche, non so, per la Gran Bretagna, dove c'è una fauna, no? Che sarà un quarto della nostra, anche meno. No? Quando sono poche bestie è facile fare le chiavi, quando ce ne sono tante è molto più difficile. Ecco, mancano gli specialisti, anche se adesso c'è questo gruppo importante che sta lavorando proprio a Bologna, proprio una roba veramente fatta bene. I materiali sono spesso dispersi in molte collezioni pubbliche e private, ma spesso non sono accessibili. Ecco, e poi manca, ma si sta lavorando, una collezione nazionale di riferimento, cioè una collezione museale, no? Nazionale di riferimento. Ecco, io sono stato a studiare gli Apoidei del Friuli, sono andato a Vienna, al Museo di Storia Naturale di Vienna, dove ci sono i materiali ancora di Greffe, quello che dicevo prima di Trieste, perché Trieste era a Vienna, insomma, era sotto l'Austria quella volta. Ebbene, lì hanno non solo la collezione generale di tutte le bestie, di tutti gli Apoidei, ho guardato, ma hanno anche la collezione nazionale di riferimento, cioè delle scatole piccoline, no? Dove ci sono 4-5 esemplari, non so, 3 maschi, 3 femmine, sicuramente identificati al 100%, no? Perché tante volte è importante poter poi avere sotto mano un esemplare classificato, no? Però sono classificati, sono identificati sempre a livello morfologico, quindi non genetico. Però sicuramente è un passo avanti strepitoso questo, no? Perché hai un riferimento sicuro. Ecco, noi abbiamo in dipartimento diverse migliaia di apoidei, ma non tutti sono identificati da specialisti o da me magari, ma è perché il lavoro non è da poco. E l'altro problema è che i finanziamenti pubblici, no, sono per lo più a breve termine, quindi si comincia, magari dopo non si finisce abbastanza, non si concretizza il lavoro. Ecco. Cosa andiamo a guardare, no? Per l'identificazione? Boh, diverse, ovviamente, identificazione morfologica, no? Penature alari, cellule alari, lunghezza e caratteri della ligula, il tipo di apparato per la raccolta del polline, il numero di articoli delle antenne. Ecco, questo serve soprattutto per sapere se sono maschi o femmine, perché i maschi ne hanno 13, le femmine 12. Le fasce, i colori della tomentosità dell'addome, poi forme e colori del clipeo del labbro superiore, quindi a livello del capo, ecco una cosa, forma delle mandibole e altre cose ovviamente.
Ecco, la cosa ovviamente che ogni tanto ti frega, diciamo così, no? ti fa sbagliare è quando ti fidi del colore, perché tante volte il colore, ci sono delle variabilità anche elevate fra individui della stessa specie, come noi siamo biondi, mori o rossi, ecco la stessa cosa può valere anche per certi insetti. Quindi basarsi sul colore è sempre un qualcosa che è utile, ma non deve essere mai determinante, perché sennò prendi delle cantonate incredibili. Ecco, per esempio, quando andiamo a guardare animaletti come questa andrena, ecco, andiamo a guardare per esempio le 3 cellule cubitali, 1, 2, 3 lì che c'è nell'ala, no? O submarginali, e dopo andiamo a guardare quella vena basale, quella dove c'è la freccia, che deve essere dritta, no? Poi ci sono anche altri caratteri veramente dell'addome che è ovale, appiattito, eccetera. Boh, questo ci fa capire che questa è un'andrenide. Se invece quella vena basale è fortemente curvata, lì c'è la freccia, allora abbiamo a che fare con una lictide, un'altra famiglia. Poi se è alictide ed è anche femmina, abbiamo anche questa particolarità, questa rima, questo solco longitudinale che c'è all'estremità dell'addome. Ci dà conforto per dire, boh, questa è sicuramente una Alictus. Ma poi ci sono anche quelli che hanno 2 cellule cubitali o submarginali, vedete 2, non 3. In questo caso la cellula poi marginale, vedete, è arrotondata e all'estremità arrotondata e l'estremità della cellula non è attaccata al margine dell'ala. Boh, in questo caso allora è un megachilide, un'altra famiglia, tra i quali, vedete, abbiamo visto anche prima, ci sono i cosiddetti antidium, no? Belli robusti, tozzi qualche volta, con queste belle macchie gialle vivaci sull'addome, e se hanno delle spine laterali nell'addome, ecco, allora sono maschi. Ovviamente i maschi hanno anche 13 antennomeri rispetto a 12 delle femmine. Ma poi la cosa che complica la vita è che le 3 cellule cubitali le abbiamo anche negli apidi, negli apoidei, quindi negli apidi, scusate, come nei bombi. In questo caso però ovviamente dobbiamo guardare anche altre cose, per esempio le fasce, le bande colorate, no? Del genere bombus in questo caso. Questo è un bombus probabilmente terrestris. Ecco, i bombi con l'estremità dell'addome bianco, no? Che troviamo in pianura da noi, sono bombus terrestris. Se li troviamo oltre i 600 metri sono bombus lucorum, un'altra specie che sono proprio gemelle. Se li troviamo fra i 100 e i 600 metri non sappiamo cosa sono, in campo, impossibile. E anche in laboratorio qualche volta è difficile. Quindi sono 2 specie veramente sorelle, veramente che si differenziano per l'ambiente, ma non sempre. E dopo bisogna tener conto anche nei casi delle specie sociali che ci sono le caste, no? Quindi le operaie, la regina e i maschi. Ecco qua abbiamo un esempio di una collezione, no? Una cassetta entomologica, no? Con tutti questi animaletti, tutti o incollati o spillati, ecco, e se uno ha interesse per la prossima checklist o comunque percorsi per l'identificazione e per eventuali collaborazioni, c'è un bel sito, quello che si chiama Api Selvatiche, tutto attaccato, che è appunto quello di Bologna in pratica. Lì si trovano diverse notizie interessanti per quanto riguarda gli apoidei. Allora, però per completare eventualmente, volevo farvi capire della complessità e la criticità che c'è, no, per quanto riguarda la presenza e la distribuzione di alcune specie, perché ci sono dati scarsi o datati nel senso vecchi. Allora, questo è il caso, questo proprio di qua non si scappa, per quanto riguarda il Friuli, del Bombus gesteckeri, un bombo enorme, cioè penso sia il più grosso bombo che abbiamo in Friuli, no? Un bombo di montagna che va a visitare l'Aconitum pulparia per esempio. Ecco, di questa specie, no? Abbiamo un esemplare reso sul Monte Mangart
no? Presente nel museo di Trieste nel 1896, no? Scusate, però non sappiamo se era il Mangar dalla parte italiana o se quella dalla parte della Slovenia, per esempio. E dopo c'è un solo esemplare più recente, del 1991, nel vallone della Spragna, in fondo alla Val Saisera, per andare sul Jofuart, sul versante nord del Jofuart, fra Jofuart e Nabois. Ecco, quindi sappiamo che c'è perché c'è, ecco, praticamente un solo esemplare, ma sicuramente ce n'è anche altri, solo che bisogna andare in posti incredibili, no? Oltre 1000 metri, 1500, posti dove magari non arrivi in auto, ma devi andare su a piedi. Ecco, questo qua sotto, quella volta l'ho preso io, quello del Jofuart. Ma ce n'erano più di esemplari, ma ne ho preso uno solo perché mi dispiaceva prendere tanti altri. Oppure il Bombus Pyreneus tenui fasciatus, eccolo, che è un bombo un po' più piccolo, Pyreneus perché sta nei Pirenei, allora nei Pirenei c'è il Bombus Pyreneus Pyreneus, sulle Alpi c'è il Bombus Pyreneus tenui fasciatus, sta in montagna, tipicamente va sui rododendri. Ecco qua, dove ce l'abbiamo? Trovato, insomma, Monte Zoncolan, Rifugio Marinelli, e questo qua l'ha preso a suo tempo il professor Frilli, e dopo Monte Collarice e Alpe del Lago, sempre nel Tarvisiano. Ecco, questi qua li ho presi io, sempre in quegli anni là, gli anni 90. No, quando avevo gambe andavo su in giro di tutte le parti. Ecco, e quindi è una specie piuttosto rara, ma probabilmente non così rara. Ma vedete, ecco, le specie di montagna sono a rischio perché col cambiamento climatico loro magari dovranno tendere a salire, ma dopo la montagna è finita, quindi rischiano tantissimo. Ecco, di questo, ecco, del Bombus quadricolor meridionalis, che però è uno Psittyrus, quindi è un cleptoparassita di bombi, cioè un bombo che fa il parassita di altri bombi, vabbè. Sappiamo di un esemplare del Museo di Trieste preso alle sorgenti del torrente Cellina, a Plaut, e dopo c'è un solo esemplare preso sul monte Zermula, no? A Paolaro nel 98, presente nel Museo di Storia Naturale di Udine. Questo qua l'ha preso Paolo Glerian, il conservatore entomologo. Quindi un dato vecchissimo e un dato un po' più recente, ma nel 98 non è recentissimo, no? Vedete? Quindi adesso c'è, chissà quando, magari fra un po' non ci sarà più. Per esempio, Bombus muscorum, un altro bombo, no? Che ormai li conosciamo. Ci sono un dato di grado intorno al 1900 di Greppe, sempre lui, presente al Museo di Vienna, e un dato di Muggia, di un altro tedesco, Meidl, del 1911, sempre al Museo di Vienna, punto. È una specie verosimilmente estinta localmente, non c'è più. Perché bestie come i bombi in pianura è difficile non prenderli, non vederli, no? In montagna anche perché devi andare, ma in pianura vai tranquillo a raccogliere bombi, non è così complicato, no? Quindi vedete, probabilmente questa è una specie che è estinta, localmente perlomeno, in Friuli non c'è più. Ecco. Ma se ci sono specie che si estinguono, eventualmente, ma ci sono specie che arrivano. Così come è arrivata la cimice marmorata, sono arrivate anche ultimamente 3 specie di apoidei. Ecco, fra questi c'è la Megachile sculpturalis, quindi dell'Asia orientale, arrivata in Italia, primo rilevamento nel 2009 e poi il primo rilevamento per Friuli nel 2017. Ecco, è una grossissima Megachile, saranno su intorno ai 2,5 cm, 3 quasi. Ecco, che uno dice, va bene, è arrivato un nuovo pronubo, meglio, farà un suo lavoro su altre specie, non ci darà troppo fastidio. E no, invece, lì c'ho scritto sotto, problema, questa bestia che fa i nidi dentro le cavità, no? Cosa fa? Usurpa i nidi di Xylocopa, quella prima, quella tutta blu, avete visto? Vi ricordate? Quella nera blu. Ecco, quindi trova il nido della Xylocopa, lo utilizza, e quindi scava già dentro il nido della Xylocopa, uccide tutte le larve della Xylocopa e lo utilizza per se stessa. Quindi questa è una specie, in qualche modo, direi, così,
e può comportare dei danni, no, all'ambiente, perché elimina, in qualche modo contrasta, no, entra in competizione con la Xylocopa, che già ce n'è ben poche in giro. Ecco, questa era la distribuzione nel 2015 in Europa, no? Quindi era gran parte in Italia e in Francia. La stellina rossa è il dato che ho raccolto io di Robans, no? E dopo la distribuzione adesso fra il 2009 e il 2019, vedete tutti quei puntini, vedete ormai che si è diffusa dal nord Italia fino ormai al sud, no? Quindi una specie che è stata velocissima nel conquistare nuovi territori. Ecco. Però se fra i bombi, no, ci sono vari problemi, abbiamo visto prima, c'è un caso unico, più unico che raro, che riguarda il Bombus ematurus, no? Che è una specie tipica dei Balcani, del Medio Oriente, che è stata trovata in Friuli, primo rilevamento in Italia nel 17, e dove? A Cormons e a Brazzano. Perché questa stranamente ha deciso di espandere il proprio areale. Un po', non so, come ha fatto come si chiama l'aureola, il Canis aureus, lo sciacallo dorato, no? Che è arrivato dai Balcani, da noi. Ecco, qua lo vediamo, la distribuzione originaria, che sono quei rombi verdi, no? E dopo la distribuzione nuova sono tutti i pallini rossi, che sono arrivati fino a qua in Friuli, no? Quindi hanno raggiunto la Slovenia e anche parte dell'Austria e via. E questo qua è una specie in espansione. L'anno scorso sono andato a cercarla proprio in provincia di Gorizia e non l'ho trovato. Boh, avrò avuto sfortuna. Ecco, una terza specie, che però sembrerebbe circoscritta, è un'altra megachile disjunctiformis, che arriva sempre dall'Asia orientale, e l'hanno trovata in Emilia-Romagna, ma in Friuli ancora questa non è arrivata, ed è trovata nella zona di Bologna, Bologna Nord, a Castelmaggiore. Quindi è rimasta per adesso in Emilia-Romagna. Però non è che è arrivata e poi sparita, cioè nel senso l'hanno trovata più volte nel periodo 2011-2017, quindi si può considerare ormai insediata, no? Ok. Adesso due capitoletti finali che riguardanti un po' gli hotel per apoidei, no? Perché ormai sono diventati di moda, giustamente anche, perché in qualche modo aiutano la fauna e così permettono alla gente di capire l'importanza degli impollinatori. Questo vedete è un bellissimo hotel, no? Per apoidei, con tutti questi pezzi di legno e cannette di vario diametro. Ecco, è importante che ci siano diametri diversi dei fori, perché ogni specie di taglia diversa utilizza il foro che gli compete, quello che gli va meglio, no? Quindi avere quindi dai 3 mm ai 12 mm di diametro sono così il diametro dei fori necessari. Qua vediamo delle osmie, no? In alto a sinistra, che va a utilizzare una galleria di una canna, no? Di bambù, e dentro vediamo che accumula, no? Polline, poi ci mette l'uovo, poi fa un setto e va avanti così, quindi dall'uovo nasce la larva che utilizzerà il polline per svilupparsi. Sotto abbiamo invece un antidium, no? Quelli sono tutti megachili di questi, no? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che queste casette, questi rifugi, sono tipici di una famiglia di apoidei, non di tutte gli apoidei. Non tutti vanno a fare i nidi in queste gallerie, no? Già pronte, perché così non devono scavare. Ecco, qua abbiamo altri tipi di hotel per apoidei, e qua eventualmente c'è dei siti dove poter trovare informazione come fare un hotel per apoidei. Ecco, qua vediamo, questi qua sono dei particolari hotel, vedete, fatti a strati con fori di diversa grandezza,
sono fatti apposta questi, perché se vogliamo poi andare a vedere dentro cosa c'è dentro la galleria, basta poi staccare le varie fette e vedi tutto dentro cosa c'è. E quelle apoidei lì che si vedono nella parte inferiore, no, dei tre, lì, sono proprio la Megachile sculpturalis, che utilizza fori da 1 centimetro di diametro, perché sono bestie grosse. E quindi alla fine, vedete lì sulla destra, in basso a destra, si vedono già gallerie dei fori chiusi con l'ultimo setto di terra. Vuol dire che tutta la profondità della galleria è stata utilizzata per fare le cellette larvali, quindi tante. Ecco. Per ultimo, allora, se abbiamo visto che gli hotel possono servire per dare una mano in qualche modo agli apoidei e così anche migliorare la conoscenza di questi animaletti, perché poi lì li vedi, no? È bello vederli, anche che lavorano, no? Quando poi iniziano a fare il nido in una galleria vanno avanti per giorni, no? Sempre in quella galleria. Dobbiamo tenere presente un altro aspetto però, per finire. Quello che i siti, qua ho scritto altri siti, ma sarebbero i siti normali di nidificazione per altre specie. Ecco, se pensiamo ai bombi, no? Tante volte utilizzano, non so, le cavità delle arvicole, le cavità delle talpe, non nel terreno, quindi hanno bisogno di un terreno particolare. Per esempio non vanno mai a fare il nido nei terreni arati, no? Quindi ci vuole una capezzagna, ci vuole un prato stabile, ci vuole qualcosa che permetta loro di trovare una cavità già in parte formata per poter fare un nido, no? Ecco, oppure ci sono altre specie come queste andrene che invece scavano proprio direttamente, no, il nido, no, in profondità nel terreno, ma anche in questo caso hanno bisogno di terreno saldo, non un terreno arato, quindi un prato stabile, una capezzagna, un margine di bosco, no? Ecco, quindi le aree così prossimo naturali, vicino ai nostri campi coltivati, arativi, ecco, sono importantissime per questi animaletti, no? Qua vediamo un sistema di gallerie di un'andrena, cioè scava, poi fa delle gallerie laterali, in fondo ci fa la celletta per le singole larve. Oppure in altri casi degli Halictus, no, che scavano anche loro, vedete, e dopo fanno queste gallerie particolari, diciamo così, anche queste ramificate. Tante volte questi Halictus fanno gallerie multiple, nel senso ci sono femmine che sono contente di fare gallerie una vicino all'altra, no? Quindi gregarie. Ecco, ma sempre, come vi dicevo, sempre se il terreno è saldo, non è arato, non è smosso, perché loro non lo vogliono avere così. No? Quindi, allora, se dobbiamo in qualche modo cercare di favorire, no, la nidificazione di alcuni di questi, no, ecco che queste aree lasciate così prossimo naturali sono così importanti, no? Ovviamente poi è importante per questi animaletti qui, tutti questi apoidei, far sì che soprattutto i trattamenti fitosanitari effettuati nelle colture siano fatti come Dio comanda, perché sennò c'è una falcidia incredibile di questi animaletti e quindi avremo sicuramente ulteriori, no, limitazioni nel loro numero, no? E quindi meno apoidei ci sono e meno impollinazione c'è e quindi addirittura meno produzione agricola, diciamo così, in molti casi compromessa. Vediamo poi, ecco. Bene, con questo io ho finito e sono qua pronto se c'è qualcuno che deve chiedere qualcosa. Grazie mille Pietro, sempre interessante ascoltare i tuoi interventi e le tue lezioni. E tra l'altro mi fa molto piacere che tu abbia dato il giusto peso all'importanza della tassonomia e dell'identificazione tassonomica degli esemplari, perché secondo me ultimamente è un mestiere un attimino così, poco allettante, no? Ci sono gli aspetti ecologici che
che forse la fanno un po' da padrone quando uno si avvicina anche sia allo studio degli apoidei selvatici o comunque entomologici. Insomma, gli studi faunistici sono più accattivanti quelli che si occupano di ecologia delle specie più che non della tassonomia, però nessun ecologo va molto lontano se dietro non ci sono dei tassonomi, soprattutto per questi gruppi animali molto difficili da riconoscere, ecco. Quindi chiunque si sia un attimino avvicinato all'identificazione, insomma, finché si tratta di arrivare al genere siamo buoni, insomma, quasi tutti. Quando cominciamo ad arrivare a livello di specie, lì iniziano le difficoltà, ecco, e i dubbi. Mi può succedere facilmente che mi metto lì a identificare un esemplare e passo anche due pomeriggi, di solito lo faccio il pomeriggio, e alla fine non arrivo in fondo, perché sono difficili. Ecco, io ho la fortuna anche di avere una piccola collezione di riferimento veramente, no? Quindi quando vi dicevo che da noi abbiamo diverse centinaia di specie identificate da specialisti, quindi anche in qualche modo anche da me in certi casi, no? Ecco, e quindi aiuta tantissimo, no? Però non basta, non basta. Qualche volta restano lì Halictus sp, vuol dire specie quale, non lo so. Esatto. E ora spero, io ne ho una cassetta in parte messa con tutte le specie che non arrivo, e prima o dopo la mando a Bologna, vediamo se sono capaci di identificarle, ecco. Perché quelle che non arrivo in realtà sarebbero quelle più interessanti probabilmente, perché quelle comuni le conosco tutte, quelle meno comuni o rare faccio fatica, ma lì il bello sta proprio in quelle che non arrivo a identificare, probabilmente. Cioè la probabilità che ci sia una specie interessante è proprio lì. Certo. Quindi non so se posso inserirmi, quindi intanto ringrazio anch'io il professor Zandigiacomo che solo ieri sembrava fuori gioco, no? Con una fastidiosa forma influenzale. Quindi lo ringrazio doppiamente dello sforzo. Così. Però, non so, mi veniva in mente, adesso c'è il problema, no? Io mi occupo di servizi ecosistemici, ovviamente l'impollinazione è qualche cosa che ho seguito poco, però mi sembra di capire, insomma, uno, che c'è una grande variabilità di specie o taxa, non solo in Italia ma anche in Friuli Venezia Giulia, quindi di pronubi selvatici. Un'altra cosa mi sembra di capire che il monitoraggio, la classificazione sia difficile perché mancano gli entomologi, di fatto mancano le persone in grado di monitorare, oltre che individuare, classificare, no? Ma anche monitorare quello che c'è. Il problema dell'impollinazione è un problema molto grosso, quindi rifaccio in altro modo la stessa domanda che ho fatto al professor Nazzi la volta scorsa. Cioè non è che ultimamente con il denaro pubblico e comunque con l'interesse anche che hanno poi ormai i cittadini, no, per questi temi, c'è una forte sensibilità per questo tema così. Non è che stiamo investendo molto nel monitoraggio del domestico, nell'intervento sul domestico, non lo so, in altri campi, il mio ad esempio, l'alimentazione di soccorso la facciamo agli animali selvatici, mentre dei domestici più o meno se ne occupano i proprietari. Non lo so, o come io che vengo un po' da un altro mondo, ho l'impressione che ultimamente ci sia un forte interesse per il domestico e diciamo forse anche una difficoltà, no? Perché da questa lezione capisco che non è così semplice, diciamo così, impostare un monitoraggio anche sulla parte selvatica. E da ultimo dico, visto che ci occupiamo di domestici, come diceva il professor Nazzi la volta scorsa, quando non ci sono problemi di approvvigionamento, il problema della competizione tra domestiche, tra api mellifere, quindi tra animale allevato
l'animale selvatico non è un problema, oppure anche in Friuli ci sono situazioni dove in certe occasioni potrebbe esserci un problema di competizione e quindi magari ci giochiamo, come dicevi tu, delle specie che non sappiamo neanche, non riusciamo neanche a monitorare, magari pensando di far bene l'altro lavoro. Non so se mi sono spiegato un po'. Hai fatto 1000 domande. Beh, No. ma gira intorno alla stessa, però. Allora, intanto il monitoraggio è molto complicato perché perdi un sacco di tempo, e poi se devi fare il monitoraggio non è che lo fai a vista, perché per essere sicuro di quello che fai devi, ci dispiace un po', ma devi raccogliere anche questi animali che poi vanno soppressi. Ovviamente tu raccogli pochissimo materiale rispetto a quello che c'è in natura, no? Quindi non è un gran problema questo. No? E dopo però non solo bisogna prenderlo, ma bisogna prenderlo bene e prepararlo ancora meglio. E lì ci vanno via ore e ore, perché basta che, come dicevo, si bagni tutto, no? I peli si appiccicano addosso all'insetto, le ali si arrotolano e dopo non vedi più niente, e quindi è fatto un lavoro per niente. No? L'individuo, l'esemplare non è più identificabile, perché noi qua li raccogliamo col retino, perché ci sono anche altri metodi di raccolta, per esempio le famose pan trap, no? Sono dei piatti con dell'acqua che attirano questi animali, loro vanno dentro, si annegano, ma appunto si annegano, si bagnano, e quando tu li tiri fuori sono tutti maciullati, e quindi sì, ne raccolti tanti, ma anche una buona quota non saprai mai cosa sono. Quindi mettere in piedi il monitoraggio e la identificazione è un lavoro veramente complicato e soprattutto dispendioso, no? Come tempo, tantissimo. Boh. L'altra cosa che dicevi è quella della possibile concorrenza fra apoidei e api domestiche, no? Diciamo che se l'ambiente è biodiverso e c'è un po' di tutto, fiori di tutti i tipi, fioritura, questo e quell'altro, possiamo così ritenere che non ci sia particolare competizione. Ecco, però io posso dire di aver assistito a un caso un po' particolare, dove invece secondo me la competizione c'era e come. Per esempio, anni fa frequentavo la riserva naturale dell'Isola della Cona, dove su un'area di vicino al centro visite c'era un bellissimo, no? Amplissimo apiario con una ventina, trentina di api, di famiglie, di arnie quindi, no? Ecco, uno dice bellissimo, è un ambiente naturale, giustamente le api vanno a raccogliere nettare e polline da piante naturali, non ci sono trattamenti di nessun tipo, e quindi faranno sicuramente un miele di eccelsa qualità, soprattutto che di sicuro non ha residui, no, di pesticidi o cose simili. Ebbene, è stato fatto un campionamento a distanza ogni 100 metri, diciamo così, dall'apiario verso, diciamo così, l'estremità dell'isola della Cona, verso la foce dell'Isonzo, e era chiarissimo che nei primi 300 metri di distanza dall'apiario non c'erano praticamente apoidei. Le api praticamente, perché non so se avete mai avuto modo di vedere, ma se c'è un apoideo e arriva un'ape, o c'è già l'ape e arriva un bombo, i due si scontrano e uno dei due se ne va, o qualche volta anche tutti e due. No? Quindi difficilmente stanno insieme sullo stesso fiore. Quindi dove ci sono tante api non ci sono tanti apoidei perché sono disturbati, e soprattutto gli portano via sicuramente una quota di pabulum, no? di pascolo. Ecco. Andandosene più lontani dall'apiario, invece la cosa così ritornavano più o meno normali, diciamo così. Quindi ci può essere in certe situazioni, no? Ecco, quindi ecco, se siamo in aree naturali, io starei piuttosto attento nel non mettere troppe arnie, no? In certe situazioni. Ecco, perlomeno portarle quando ci sono periodi di forte fioriture, e poi di portarle dall'altra parte negli altri periodi, no? Perché ci possono essere potenzialmente dei fenomeni di competizione.
no? Quindi dire aumentiamo il numero degli apiari e comunque delle arnie, no? Dei nostri apicoltori, sì, ma purtroppo se tu aumenti il numero di arnie, no? Non è che ci aumenti, che l'ambiente non è che migliora contemporaneamente per quanto riguarda le disponibilità, no? Di polline e nettare. Quindi l'apicoltore farà fatica a fare miele, dovrà continuare a dargli da mangiare alle api no? Già metano, no? Lo zuccheri, i canditi, no? Che si usano. I canditi sono canditi con tanto zucchero, poco proteine, non sono sicuramente un succedaneo, no? Del miele tal quale, e quindi le api non staranno così bene. L'apicoltore continuerà a dare da mangiare le api e quindi alla fine l'apicoltore non sarà contento, ma neanche poi gli apoidei selvatici. Quindi bisogna cioè trovare un giusto equilibrio, direi, no? Specialmente in certe aree, no? In certe No, aree. mi sto chiedendo se, visto che ormai abbiamo a disposizione, insomma, strumenti, sistemi informativi territoriali, non so se esistono, faccio una domanda, io non lo so, strati tematici, ma se tu mi dici che il monitoraggio è difficoltoso, ovviamente anche Il monitoraggio degli se il dato apoidei. non si raccoglie non si può georeferenziare, evidentemente, mentre sulle arnie abbiamo... Le aree sono lì, è una famiglia di migliaia, no? Di individui e lì invece gli apoidei sono chiamati anche apidi solitari, no? Salvo alcuni che sono gregari o sono sociali come i bombi, tutti vivono per conto loro, uno per conto loro. Chi va a controllare di un'andrena per esempio quanta covata è riuscita a fare? Nessuno. Sottoterra chi va a guardare? No? Quindi è difficilissimo fare degli studi anche quantitativi e di dinamica di popolazione. La cosa è molto più semplice con le api, giustamente, perché tu puoi guardare, ecco lì c'è un telaino, no? Puoi guardare quante api ci sono e quante scorte hanno, quante celle sono celle da cui sfarfalleranno le nuove operaie, e lì il conto si stima facilmente. Per tutti gli altri no, invece. Fabian con la mano alzata. Sì, se posso inserirmi appunto nella discussione, non so se mi vedete, nel frattempo mi sentite? Credo di sì. Va bene. No, niente, io all'interno del servizio biodiversità sto proprio seguendo questo progetto che si chiama Live Poly Action, che ha l'obiettivo di sostenere le reti di impollinazione tout court, no? Quindi non ha come focus semplicemente apis mellifera, ma tutto il sistema delle reti di impollinazione attraverso una serie di azioni atte al miglioramento della biodiversità nei prati in quanto capisaldi per il sostegno con le loro fioriture di questo sistema di reti di impollinazione. È un progetto importante perché viene condotto insieme all'Università Ca' Foscari di Venezia, che è lead partner, e insieme ad altri 8 soggetti, tra cui anche l'Università di Aragona. Ecco, un po' mi aggancio, mi ha preceduto un po' il professor Bolenta, perché mi pare che nelle campagne anche pubblicitarie sulla crisi degli impollinatori, anche quando noi parliamo di impollinatori, subito si va a finire sulle api, insomma, come se fossero solo loro in crisi, mentre in realtà c'è anche il rischio un po' di semplificarla la comunicazione, perché è vero, le api sono importanti, ma sono la punta di un iceberg. E quindi bisogna fare attenzione anche a non insistere troppo nel sostenere che bisogna lavorare solo in un'unica direzione verso le api. Diciamo, si lavora per la biodiversità, per sostenere tutti gli insetti, proprio per evitare che poi magari le api paradossalmente finiscano di entrare in competizione con altri insetti altrettanto importanti. Quindi questo è il primo punto. L'altra cosa, appunto, noi faremo tante azioni e cerchiamo di sforzarci. Noi abbiamo questo grande patrimonio di prati stabili in tutta la regione. Le azioni sono azioni di miglioramento su prati che abbiamo ripristinato col precedente progetto LIFE a Margrethe Grassland e che vogliamo migliorare attraverso l'introduzione di specie mellifere, incrementando i livelli di biodiversità non solo delle specie erbacee ma anche delle siepi mellifere, ma anche delle siepi, perché sostengono a livello trofico anche la vita larvale di tanti insetti importanti come i lepidopteri. E quindi, insomma, una particolare attenzione a questo. E per non dimenticarmi, il mio è anche un invito sostanzialmente, perché credo che sia estremamente importante poi
svolgere delle attività di networking, di scambio di informazioni tra noi che svolgiamo questo importante progetto e chi segue il progetto Biodiversity, perché credo che i punti di collegamento e di sinergia siano molti. Ah sì, poi un'altra cosa, prima di dimenticarmi, è che c'è forse il rischio che facciamo tante azioni di sostegno, no, per la presenza dei prati stabili, incrementare la qualità e la biodiversità nei prati, però se poi questi prati sono circondati da colture dove si utilizzano antiparassitari e sostanze chimiche varie, cioè io credo che veramente la crisi reale degli impollinatori sia legata sia alla mancanza, va bene, dell'elemento trofico dell'habitat, ma sostanzialmente anche molto all'uso degli antiparassitari. E non so se Pietro Zandi Giacomo è in grado di mettere sulla bilancia il peso dell'una o dell'altra nella crisi degli impollinatori. No. Questi due fattori qui, diciamo così, mancanza di risorse trofiche e utilizzo, diciamo così, soprattutto insetticidi, ma non solo, perché anche altri prodotti fitosanitari possono avere gravi conseguenze, sono due fattori molto importanti, no? Soprattutto per gli acquidei selvatici, perché poi nessuno li va a contare, nessuno li va a guardare, ma poi piano piano spariscono. Invece l'apicoltore, quando vede una moria, no? Vede un avvelenamento, cose del genere, trova quasi sempre, ma non sempre veramente, le api morte sul predellino o per terra, e poi può eventualmente raccoglierle, cioè lui o comunque i veterinari fanno la raccolta e vedono se queste api sono morte a causa di qualche prodotto utilizzato nelle vicinanze. Ecco, questo per fortuna si può fare per le api, ma purtroppo per tutte le altre api selvatiche. E poi teniamo conto che la mortalità di questi, dovuta a antiparassitari, diciamo così, soprattutto i insetticidi, molto dipende, la mortalità, no, degli individui, dalla loro taglia, dalla loro grandezza. Ora l'ape è una bestia grandina, no? Tenete presente che gli apoidei, la grandissima parte degli apoidei sono bestie molto piccole invece, quindi quegli animaletti lì gli basta un niente e muoiono, proprio, mentre l'ape resiste un po' di più ovviamente. Ecco, e quindi probabilmente la crisi è soprattutto delle specie di taglia più piccola, no? Che sono quelle più sensibili sicuramente per questioni di massa, no? All'effetto dei prodotti fitosanitari. Mentre essendo specie piccole, tante volte si accontentano dal punto di vista alimentare anche di piante, diciamo così, con fiorellini piccoli, che magari le api presenti, non so, nelle aree ruderali, che magari le api non disdegnano, no? Quindi, ecco, in realtà poi probabilmente sono proprio le specie più piccole, di taglia più piccola, quindi per esempio i colletidi, gli Ileus e Colletes, ecco, che sono quelli con maggiori probabilità di avere grossi problemi appunto al contatto con i prodotti fitosanitari. Walter? Stefani? Sì, buonasera, parlo da Trieste come apicoltore amatoriale, quindi lo sottolineo. Sono d'accordo col discorso di prima dell'Isola della Cona, e quindi però faccio presente che mi sono lamentato anche con il mio consorzio, che come piccoli quindi apicoltori amatoriali non abbiamo nessun sostegno economico della regione. Tutti i sostegni vanno, diciamo anche per rinnovare magari le famiglie morte d'inverno, queste cose qua, vanno ai grandi apicoltori. Quindi dal punto di vista della biodiversità, secondo me ci si potrebbe spostare proprio e favorire i piccoli, cioè noi amatori, che abbiamo 3, 4, 5 famiglie, quindi siamo perfettamente in un sistema di biodiversità generale, no? Delle campagne. Poi un altro problema che abbiamo, forse non so se sia fuori tema, è che qui da noi quest'anno ho notato la Vespa, scusate, nel 21 ho notato la Vespa orientalis, che è un bel problema e sinceramente non ho trovato soluzioni, un pochettino da nessuna parte, neanche rivolgendomi al museo, perché non è semplice gestire questa cosa qui.
Grazie. Quindi andrebbe bene magari uno studio anche sui predatori estranei o che si sono adattati come l'Orientalis, che non è nostra, ma credo che arrivi da altri luoghi. Allora, gli apicoltori sono tutti allarmati da tempo per via della vespa velutina, no? Quella asiatica che è arrivata appunto prima in Francia, poi adesso è presente in Liguria, Piemonte e Toscana, no? E per la quale, che è proprio un predatore, chiamiamolo così, proprio di Apis mellifera, no? Però questa è orientale, quindi una specie alloctona. Però sono stati fatti ben due progetti, attualmente penso che stiano lavorando ancora, per controllare questa specie, e ci sono varie modalità per poter trovare i nidi e poterli distruggere per ordine che vengono ritrovati. Mentre è un po' più complicata la storia della Vespa orientalis, no? Perché è una vespa che in realtà non è da considerare alloctona al 100%, perché è una specie presente nell'area balcanica. Non so, io l'ho vista 1000 volte, quando si va in Grecia è difficile non vederla, ma c'è anche in Sicilia, in Puglia, no? Quindi è di ambienti mediterranei del sud, che però ha avuto il modo di spostarsi e di insediarsi a Trieste, nell'area di Trieste. Ecco, che sappia io è soprattutto una vespa cittadina, no? Non sembra essersi diffusa tantissimo nelle aree esterne alla città, però anche lì potrebbe essere benissimo, si potrebbe benissimo mettere in piedi un progetto utilizzando le stesse tecniche che usano per combattere la vespa velutina, per eliminare, se possibile, i nidi della Vespa orientalis. Però, allora, mentre la vespa velutina fa i nidi sugli alberi, quindi si vedono, non so bene se la vespa orientalis fa i nidi dentro cavità come il calabrone. In quel caso lì è molto più complicato trovare i nidi. Cavità di alberi, oppure cavità nelle case o nei ruderi. Ecco, quindi non saprei se fa un nido esterno al 100% o se lo fa in cavità precostituite. Ecco, però si potrebbe. Però bisogna mettersi lì a fare un progetto e qualcuno che lo segue dopo, non è così semplice. Però in teoria, cioè, le informazioni che già abbiamo per la vespa velutina potrebbero essere al 99% già utilizzabili, no, nella lotta contro la vespa orientalis. Però è una questione di cambiamento climatico soprattutto, no? E quindi la fai fuori e poi tornerà. È possibile che torni, capito? Perché ormai abbiamo una quantità industriale di specie del sud Italia che sono arrivati al nord, o specie nordafricane che sono arrivate fino al nord Italia negli ultimi anni, per questioni climatiche. Ovvero, quando arrivavano a suo tempo, morivano durante l'inverno, adesso gli inverni non sono più rigidi e quindi possono rimanere in vita e quindi continuare il ciclo di anno in anno. Sì, non è più freddo d'inverno, o perlomeno non tanto quanto una volta. Quindi, ecco, poi la storia, cioè io non ho esperienza per quanto riguarda i contributi regionali agli hobbisti, ma io so che però gli hobbisti possono iscriversi al relativo consorzio, no, dei produttori apistici della provincia, e quindi possono avere dei contributi, ma non so bene, non mi occupo di apicoltura, quindi questo aspetto qua io non lo conosco bene. Però io so che per esempio i prodotti antivarroa possono essere acquisiti con prezzi così modici anche dagli hobbisti. Però sì, questo lo confermo, però sapete bene che per gestire poi le api ci sono dei costi, a volte superano quello che viene fuori il prodotto di un amatore, no? Ma no, l'amatore è amatore, quindi ama le api e basta, perché non è che ci guadagna, anzi, se fai conto delle ore che ci ha messo e del tempo e delle punture di api, potrebbe dire non lo faccio più, ma lo fa perché gli piace. Quante cose anch'io faccio perché mi piace, ma se faccio i conti non dovrei farle.
No? E quindi, ecco. Mi sembra che ci siano almeno altre 2 o 3 persone che Sì, c'è Nazzi. Professor Nazzi. Niente, beh, intanto grazie per la presentazione così bella e interessante. E poi volevo esprimere 2 considerazioni. Una è sulla questione che sta diventando annosa della competizione. Ecco, ha fatto bene il professor Zandigiacomo a dire di come alte densità di api possono determinare nei pressi di un apiario fenomeni di competizione. Tuttavia, il caso, che è stato anche documentato, è un caso che al momento è più accademico che concreto. E io vorrei fare un appello perché non si scada in una vera e propria guerra fra poveri, cioè i difensori delle api domestiche e i difensori delle api selvatiche, tutti e due poveri e maltrattati dal resto del mondo, che invece di rivolgere all'esterno la loro frustrazione la rivolgono contro i rispettivi difensori. Allora i difensori delle api selvatiche contro gli apicoltori e viceversa gli apicoltori contro... Io direi che siccome i problemi che affliggono entrambe i raggruppamenti sono piuttosto simili, direi che apicoltori e amanti della biodiversità entomologica e delle api farebbero bene a rivolgere la loro attenzione alle minacce esterne. Ecco, questo è il primo argomento. E a proposito di quello, è stato dal dottor Stefano Fabian, è stato sollevato il problema ma quali saranno, quali sono i problemi più importanti? È forse la biodiversità dell'ambiente o sono forse gli agrofarmaci? Ecco, io credo che se vogliamo con profitto affrontare il problema dei molti fattori di stress che affliggono le api, è bene che abbracciamo invece che escludere la complessità di questo fenomeno. Allora, sono decenni, no, quasi più di un decennio che di volta in volta qualcuno se la prende con qualcheduno in particolare di questi stressori. Allora una volta erano gli acari, un'altra volta sono i neonicotinoidi, un'altra volta sono un altro pesticida, un'altra volta sono... Ecco, prego di considerare che sono tutti insieme questi fattori che costituiscono un problema, e semplificare il problema creando gerarchie artificiose non ci avvicina alla soluzione. Vanno considerati nel loro insieme, per cui, come dicevo l'altra volta, è sembrata una risposta pilatesca, un mosaico di ambienti, ricchezza di biodiversità vegetale e ridotto input, perché non è che uno o l'altro di questi interventi potranno mai risultare risolutivi. Infine, rispetto alle altre minacce come la vespa, ad esempio, ecco, io a costo di apparire ancora una volta semplicistico, direi che se i problemi degli apicoltori fossero le vespe predatrici saremmo a cavallo. Purtroppo abbiamo molti problemi e molto importanti, tali per cui è giusto che i ricercatori dedichino attenzione al problema della vespa, ma direi che gli apicoltori possono pensare che hanno problemi molto maggiori da gestire, che impattano molto di più sulla loro attività. Ecco. E poi sottolineo quel che è stato detto già, a me non mi risulta che ci siano discriminazioni fra professionisti dilettanti per quanto riguarda l'accesso ai contributi. Naturalmente dilettanti devono essere dilettanti iscritti all'anagrafapistica, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. E come diceva il professor Zandigiacomo, i consorzi degli apicoltori tendono a fare un ottimo lavoro per perorare la causa anche dei dilettanti, dato che gli apicoltori dilettanti, vorrei ricordare, sono la stragrandissima maggioranza degli apicoltori che abbiamo in Friuli, ad esempio, prestati sul nostro territorio. Grazie, scusate per la lunghezza dell'intervento. Posso intervenire io? Sono Orazio Pizzutti e grazie al professor Zandigiacomo che è intervenuto prima di me.
Il mio è un invito a salvaguardare i prati stabili, perché nonostante ci sia una legge regionale dal 2005, nonostante se ne sia parlato tanto, si assiste ancora a distruzioni che possono essere veri e propri dissodamenti o quantomeno concimazioni eccessive che da un bel magredo la fanno diventare un arenateretto, se va bene, se non di peggio. Quindi l'invito a tutti i partecipanti a tener conto che esiste un inventario, che ci sono delle norme di tutela, che ci sono anche dei contributi per la conservazione dei prati. Ottimo il ragionamento, l'impegno del dottor Stefano Fabian, che interviene su alcune aree demaniali, ma ci sono tantissime superfici piccole in genere in proprietà a persone che in genere non fanno agricoltore di professione principale e quindi li hanno conservati, ma c'è un passaggio che avviene col tempo, le persone vanno in paradiso, quindi in questi passaggi non c'è sufficiente informazione, non c'è sufficiente attenzione e quindi appunto si assiste a fenomeni che non dovrebbero esserci anche in aree protette come i biotopi qui intorno a Udine, per esempio. Quindi forse Pietro potrebbe dire qualcosa di sostegno a questa necessità. Ah sì, niente da dire, anzi sono anche faccio un po' anche la sentinella da questo punto di vista, no? Perché quando faccio le mie passeggiate qua nei prati stabili spesso trovo delle cose che non vanno così bene e faccio le segnalazioni a chi di dovere. Certamente è importantissimo mantenere quei pochi prati stabili che sono rimasti, anche perché appunto tenendo conto, ecco, parliamo prima di biodiversità, di flora, di api che vanno sui fiori. Boh, che sappia io così in generale, con un numero tondo, 100 specie, almeno 100 specie vegetali in ciascuno dei prati stabili, no? Quindi tantissime. E quindi ecco che più specie ci sono e più apoidei ci sono, ma abbiamo visto che non ci sono solo apoidei che vanno sui fiori, una grande quantità di altri animaletti, no? E quindi una bella biodiversità vegetale mantiene anche una bella biodiversità, una buona biodiversità anche animale, no? Ecco, quindi importantissimo, no? Mantenere quei pochi prati stabili che ci sono e eventualmente, come sta facendo la Regione, cercare anche di aumentare le superfici là dove è possibile. E ormai le tecniche sono ormai in qualche modo così consolidate. Monetta? Buonasera a tutti, sono Simonetta Dovier, lavoro alla direzione agricoltura e mi occupo del settore apicoltura. Il 5 aprile è proprio previsto un intervento che parlerà di quello che è il sostegno pubblico al settore dell'apicoltura. Diciamo, vi anticipo solo brevemente, anche vista l'ora, che è vero che parte del sostegno è dedicato agli apicoltori professionisti. Questo perché quando si parla di aiuti di Stato siamo obbligati, diciamo così, a dare questo tipo di aiuti principalmente a chi ha una partita IVA, a chi è iscritto a una Camera di Commercio, a chi ha una partita aziendale. Però è anche vero che c'è tutta una serie di contributi indiretti che vanno anche agli apicoltori hobbisti. Basti pensare a tutto il sostegno che noi diamo al Consorzio degli Apicoltori, che poi organizzano corsi di formazione, assistenza tecnica, convegni e tutte le altre attività. In più, per gli apicoltori hobbisti comunque è previsto anche un contributo per i farmaci, che viene dato quindi a tutti e non solo agli apicoltori professionisti. Quindi diciamo che sì, una parte è dedicata solo a chi esercita l'attività in modo professionale, ma ci sono molte altre attività invece che sono proprio destinate a tutti. Comunque vi invito a seguire l'intervento del 5 aprile, nel corso del quale insomma spiegherò meglio la tematica. Grazie. Grazie.
C'era anche un aspetto che era interessante quando hai toccato, Pietro, il discorso delle casette per le api, dei biohotel, che adesso stanno veramente andando tantissimo di moda, però spesso ci vengono un attimino presentati come se fossero un po' la soluzione a tutti i problemi degli apoidei selvatici. Allora, sì, sicuramente hanno una grandissima funzione, soprattutto educativa, no? Per avvicinare le persone a questo gruppo di animali, a questo mondo che veramente ai più è sconosciuto e forse lo è un po' meno anche grazie alle casette per api. Però sarebbe adesso opportuno fare il passo in più e proprio far capire che solo una parte di queste specie nidifica all'interno di queste cavità. Quindi fare il passo successivo e spiegare di tutta la stragrande maggioranza di specie che invece ha bisogno di stare per terra. Ecco, mi sembra che ancora non siamo sulla strada giusta da questo punto di vista. Poi si trovano tantissime casette per api che alla fine sono forse solo belle da vedere più che funzionali, perché hanno uno spessore troppo ridotto, perché sono troppo piccole, insomma c'è tutta una serie di aspetti che sì, che andrebbe sviluppato e approfondito anche lì, per quanto riguarda proprio il coinvolgimento della gente comune. Se da un lato abbiamo tanti progetti, come possono esserci progetti di citizen science, che proprio sfruttano la passione del singolo cittadino, anche non specialista, nel portare avanti determinati monitoraggi, ecco quello delle case per api sembra un po' un modo un po' troppo generalista, ecco, di porre la questione. Sì, per quello alla fine io ho aggiunto quelle 4 slide per far capire che non sono, sì, le poidei vanno anche in altri posti, no? Magari le cavità nelle canne, le cavità nei rametti, eccetera, li trovano comunque. Esatto. No? Alla fine andiamo ad aiutare quelli che forse hanno meno bisogno, solo che sono quelli più facili da vedere. Ecco, hanno tutti bisogno, dai. Tutti hanno bisogno, ma soprattutto è una questione educativa, diciamo così, perché la gente in qualche modo può, i ragazzi eccetera anche possono vedere, perché il problema è vedere queste bestie, perché se non le vedi non ti interessi di loro, no? Certo, non le vedi, vederle al lavoro e dicono: ah, guarda che belle bestie, guarda che interessante. E quindi questo è un modo così per far sì che i cittadini possano in qualche modo comprendere l'importanza e conoscere almeno visivamente alcuni di questi animaletti che se no non vedrebbero mai. Allora, abbiamo una domanda in chat sulla vendita, aspetta perché mi si è spostata, sulla vendita di bombi, cioè in pratica di kit contenenti larve di bombo. Ci si chiede se questo è un bene o un male. Del resto ho visto in vendita anche kit con dentro larve di farfalla, di specie non ben identificate, quindi ormai si trova un po' di tutto. Sì, per quanto riguarda i bombi esistono più che larve, cioè si trovano delle piccole arnie, mi pare, sì, che vengono acquistate, vengono prodotte, mi pare, in gran parte in Olanda, mi pare, che vengono utilizzate nelle serre come piccole arnie per l'impollinazione di piante orticole in serra. Tipicamente pomodori, no? Soprattutto. Tipicamente pomodoro. Sono delle piccole arnie con piccole famiglie di bombi, soprattutto Bombus terrestris, no? Che poi in realtà sono famiglie a perdere, perché queste famiglie vivono per qualche settimana e poi muore tutto. Ecco, l'unico problema che potrebbe essere così generico è che se una quota di questi animaletti sfugge, no, dalla serra, ecco, potrebbe così andare forse a disturbare geneticamente le popolazioni selvatiche attorno, no? Questo però non saprei quali conseguenze ci siano, perché non ho mai trovato scritto niente sull'argomento, no? Perché sono bestie che arrivano da posti diversi, no? Da lontano, quindi non sono bombus terrestris italiani prodotti in arniette italiane, sì, e poi distribuiti in Italia.
ma sono animali che arrivano da un altro paese, quindi ci potrebbe essere questo aspetto genetico che potrebbe influire, però non ho idea quanto. È sempre brutto mescolare le cose, ecco. Ci sono sempre delle possibilità, degli aspetti magari negativi che vengono fuori. Bene, non so se devo chiedere io, Antonella. Ma io volevo ricordare l'appuntamento della prossima volta, che sarà la prossima settimana, quindi il 22, sempre di martedì, con allora, il titolo dell'intervento: i siti Natura 2000, Greto del Tagliamento e Carso Triestino e Goriziano. E la relatrice sarà la dottoressa Susanna Lozak, e quindi diciamo sì, ci aspettano ancora 4 appuntamenti in questa lunga serie di seminari che, devo dire, sta dando grandi soddisfazioni in termini di qualità degli interventi proposti, ma anche di partecipazione del